Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per il periodo dell'estate 2022. Sono previsioni generali, prendete solo quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene. Mostrami il cancro, tendenze energetiche, grazie. Abbiamo la carta della stella. Wow, amici del cancro, si parla di sogni, si parla di desideri, si parla di obiettivi. Per qualcuno potrebbe essere un periodo dove arrivano nuove idee, dove si appunto pianificano, si organizzano nuovi progetti magari. Per qualcuno si tratta di un percorso spirituale che si affronterà in questo periodo, ok? E parla anche per certi versi di quello che è una ritrovata speranza, magari nella vita, magari in una relazione. Allora, partiamo con un 3 di pentacoli, quindi quello di cui io vi parlavo prima qui, che poteva essere una nuova idea, un nuovo sogno, qui lo rivediamo con il 3 di pentacoli, che mi parla proprio di quello che potrebbe essere un nuovo progetto. Il 3 di pentacoli è proprio la collaborazione con qualcuno, quindi potrebbe essere una collaborazione di tipo lavorativo, ok? Abbiamo poi anche il Papa. Qui si parla di qualche cosa che viene ufficializzato, sento. Potrebbe essere la realizzazione dei vostri sogni con questa stella, perché comunque qui si tratta di lasciarsi indietro qualche tipo di ciclo, perché è un 10 di bastoni, lasciarsi indietro qualche responsabilità, qualche peso, ok? E andando avanti con questo fante di coppe, potrebbe proprio essere che qui qualcuno vi faccia un'offerta. Quindi, io sento che prima delle vacanze estive, in qualche modo ci sarà questa offerta. Mi viene da dire questo sogno che diventa realtà. Andiamo avanti, vediamo anche le altre carte. Wow, re e regina di spade. Vi ricordo che quando escono due figure con lo stesso seme si parla di coppia predestinata e può essere sia una coppia a livello romantico sia una coppia a livello magari lavorativo, perché qui si parla di un progetto. Per molti versi il 3 di pentacoli potrebbe fare riferimento a una casa e in effetti poi avendo anche il Papa che parla di tradizioni, parla di società, in alcuni casi parla anche di matrimonio, di contratti, di ufficializzazione, potrebbe proprio essere che qualcuno decida di andare a convivere o decida di sposarsi o riceva quello che è una proposta di matrimonio. Andiamo a vedere. Ok, allora la seconda linea abbiamo, come vi ho detto prima, re di spade, regina di spade, 8 di bastoni e la carta del diavolo. Quindi qui si parla veramente, come vi dicevo prima, di una coppia di tipo divino, potrebbe essere magari anche solo due persone che collaborano a livello lavorativo, però sento che sono due persone sulla stessa lunghezza d'onda, sono due persone che fanno l'amore con la mente, come si dice, no? E ci sarà, diciamo verso metà agosto, quello che potrebbe essere, una notizia in arrivo, una novità, un qualche tipo di magari una mail, una telefonata, o semplicemente qualche cosa che ci viene detto o che si viene a sapere. Non è tanto una presa di consapevolezza interiore, è proprio qualche cosa che arriva dall'esterno, una novità, diciamo così, che arriva dall'esterno. E poi abbiamo il diavolo e qui il diavolo mi parla di qualche sorta di tossicità, di blocco, per qualcuno potrebbe far riferimento a quello che è una manipolazione. Considerate che comunque qui abbiamo tanta mente e comunque il diavolo fa anche riferimento a quello che è il potere mentale, il potere che si ha con la mente. Andiamo avanti, vediamo che altre carte vi danno. 6 di spade al contrario, 4 di bastoni al contrario, che interessante. Fante di bastoni al contrario, la carta del mondo al contrario. Wow. Ehm,
Questo diavolo io credo che qui parli di una sorta di blocco, una sorta di tossicità che si potrebbe, diciamo, venire a percepire, a fine agosto, inizio settembre, diciamo così, più o meno come periodo. Qui c'è la voglia, la volontà, il bisogno, la necessità di lasciarsi indietro. Probabilmente quella casa di cui parlavamo qui, con il 3 di pentacoli. È come se qui ci fosse stata una notizia che ha incrinato, o ci sarà, meglio detto, una notizia che incrinerà, che, bloccherà, che, come vi posso contrarrà un qualche tipo di movimento. Il diavolo parla di energia repressa, okay, e qui infatti c'è questa voglia con il 6 di spade di lasciarsi indietro qualcuno o qualcosa, ma essendo contrario è un movimento che non si fa, come anche appunto questo 4 di bastoni che parla di unione felice, ma essendo girato al contrario forse tanto felice non è. È come se conoscendo questa persona vi rendeste conto del tipo di persona che è. Avete anche un fante di bastoni al contrario. Io quando è al contrario al fante di bastoni lo associo molto, essendo comunque una carta che è legata alle persone un po' egoiste, un po' che guardano solo a sé, che giocano anche comunque, prendono le cose un po' così alla leggera, quando è girato al contrario io lo associo molto a quello che, sono le persone narcisiste. Quindi, avendo il mondo al contrario sento che c'è il bisogno ci sarà il bisogno di fare un cambiamento, il mondo parla anche di trasferimento. Abbiamo 2 carte qui che indicano il fatto di volersi spostare. Quindi sento che per qualcuno, a fine estate, diciamo così, arriverà, il momento di creare questo tipo di cambiamento, che è una cosa che ancora non si fa. In questo senso sento che la stella è una carta che vi dice di avere speranza, di avere fiducia in quello che potrebbe essere tutto questo tipo di percorso, perché se siete passati qui, se passerete attraverso queste lezioni di vita, perché dovete imparare qualche cosa. Quando c'è il diavolo, di solito la lezione da imparare è quello dell'amor proprio. Ripeto, di solito non è così per tutti, eh. Potrebbe anche semplicemente rappresentare qualche tipo di dipendenza dalla quale bisogna staccarsi. Potrebbe essere fatemi vedere okay. Sì, può essere una codipendenza affettiva, perché qui, più che dipendenza da qualche cosa, è una dipendenza da qualcuno o da qualche tipo di emozione. La codipendenza è caratterizzata dal fatto che siamo dipendenti affettivamente dal come vi posso dire, dal riscontro di qualcun altro. Le persone codipendenti sono talmente confuse a livello emotivo che non si rendono conto di chi sono, di quanto valgono, dove arrivano i loro limiti. Quindi hanno sempre bisogno di chiedere a qualcun altro: "Come mi vedi? Come mi percepisci?" In base al tipo di risposta che dà l'altra persona, il codipendente si sente più o meno soddisfatto, più o meno appagato. Il codipendente non ha fondamentalmente amor proprio, o ne ha molto poco, e quindi non riesce a darsi un autovalore, ed è per questo che ha sempre bisogno di essere, valutato, valorato, come si dice in spagnolo, però, ha bisogno che qualcun altro gli dia un valore. Ed è per questo che siamo dipendenti affettivamente dagli altri, perché senza un altro, senza l'altra persona, non ci si rende conto di chi si è, mh? Quindi potrebbe veramente essere una codipendenza affettiva qui. E difatti abbiamo anche comunque quello che è un accenno al narcisismo e i narcisisti come, tra virgolette, "vittime" cercano sempre delle persone che sono codipendenti, che non hanno, diciamo così, un'identità emotiva ben sviluppata, anzi si tende infatti qui comunque c'è un fante di coppe. Il fante di coppe parla di un'immaturità emotiva, okay, ed è un po' quello per cui si casca in determinate relazioni, diciamo così. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte degli oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando, e sostengono il canale con i loro like, con le condivisioni, i commenti e con le iscrizioni. Riflessione: vedi tutti gli aspetti di te stesso attraverso il riflesso, ehm, di qualcuno che ti specchia il tuo sé più profondo, il diavolo. Quando ci dà fastidio qualche cosa di qualcun altro,
è perché fa vibrare qualche cosa che in noi dà fastidio e che non si riesce ad elaborare. E qui questa carta diciamo che invita ad usare l'altro proprio per rispecchiarsi e per vedere che cosa di voi stessi potete migliorare. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.